accedere all'area Moodle di ogni docente ci sono due modi di ricerca. Il primo dal sito web, si clicca sulla lente di ricerca, spazio ricerca, scriviamo il cognome del docente di cui ci interessa andare a visionare i materiali Moodle. Quindi ad esempio scriviamo il nome della professoressa Pia Serio, si aprirà l'elenco dei docenti, la pagina di presentazione del docente, alla voce didattica, anno corrente o anno precedente in base al materiale che ci interessa recuperare, verremo convogliati nella pagina appunto dedicata agli insegnamenti che tiene la docente. Individueremo l'insegnamento per cui siamo interessati ai materiali Moodle, ad esempio letterature angloamericane, ed ecco che sotto la voce materiali didattici troviamo materiali su Moodle. Anche in questo caso l'accesso all'area Moodle che vedete qui visibile servirà per accedere appunto agli account istituzionali. Anche in questo caso vanno bene anche gli account provvisori. Il secondo metodo di ricerca, forse più veloce, andiamo direttamente nel sito moodle.unive.it e quindi ci troviamo già nell'area Moodle. Ci verrà chiesto di logarci alla voce login o cliccando sull'icona del logo di Ca' Foscari e, come vi preannunciavo, servirà a inserire le nostre credenziali. Ecco, in questo momento ci troviamo proprio nell'aula che vedete, in aula Baratto, per le matricole che magari ancora non conoscono gli spazi del nostro Ateneo. Verremo rimandati nell'area di autenticazione, quindi andremo a inserire quelle che sono le credenziali che vi sono state fornite al momento dell'immatricolazione o iscrizione o account provvisori. Vogliamo rassicurare gli studenti che non hanno ancora terminato la procedura di immatricolazione che potranno comunque accedere a tutte le strumentazioni che vi abbiamo presentato oggi. Inseriamo le credenziali e proseguiamo. Vedete che sulla destra troveremo indicato il nostro nome e cognome. Da qui passeremo all'area, dal profilo possiamo vedere tutte le funzionalità, cliccando sul nostro nome possiamo visionare tutte le funzionalità che l'area Moodle ci permette di avere e andare nella parte che ci interessa, studenti, lauree e lauree magistrali. Qui troveremo l'elenco di tutti i corsi con materiali Moodle. Sono divisi per ambito didattico, quindi per ambito di appartenenza, oppure sulla parte cerca corsi posso scrivere il nome del corso per cui mi interessano i materiali Moodle. E clicchiamo su Vai. Ed eccoci in un'area di simulazione fittizia di Moodle, dove troverete l'elenco dei corsi a cui vi siete iscritti, il nome dell'insegnamento, il codice e il nome e cognome del professore che detiene l'insegnamento. Per alcuni corsi basterà cliccare su Iscrivimi, mentre per altri vi verrà chiesto di inserire una chiave di iscrizione. La chiave di iscrizione viene fornita dal docente. Quindi, dove non vedo lo spazio prima di iscrivermi, basterà cliccare su Iscrivimi, e sono i corsi per cui non è richiesta una chiave di accesso, dove accanto a Iscrivimi c'è uno spazio in cui devo digitare qualcosa, il qualcosa da digitare è la chiave. E poi si clicca su Iscrivimi. Fino a qui, come vedete, è tutto molto semplice e intuitivo. Come sempre vi verrà chiesto di salvare o meno le vostre password, questa è una decisione che prenderete voi, e ci troviamo all'interno dell'area Moodle. Vedete che a sinistra, sotto la voce dei miei corsi, andrete a vedere man mano i nomi dei corsi per cui state accedendo a Moodle. Questa è un'area Moodle di simulazione. L'area Moodle vi permette di avere del materiale di introduzione e presentazione del corso. Il materiale all'interno di Moodle viene inserito dal docente. Potrà mettere ad esempio dei PDF con ad esempio le indicazioni per la prova di esame. Io posso cliccare sul PDF, scaricarlo e salvarlo nel mio PC in modo da poterlo consultare anche successivamente senza essere su internet.
Le procedure da fare sono quelle di salvataggio di un normalissimo file PDF, quindi cliccherò salva, darò l'ok e poi lo vedrò in atto nell'area dei download del nostro PC. Il docente può anche inserire delle cartelle con una raccolta di documenti. Ecco, sì. Questa è appunto l'area di download dove poi troverete il PDF. Dicevamo appunto che il docente può inserire delle cartelle dove sono contenuti del materiale sotto forma di PDF piuttosto che di file Word o di video di approfondimento. Anche in questo caso io potrò scaricare l'intera cartella per poterla salvare nel mio computer o insomma dove preferite e poterla visionare anche in un secondo momento senza essere logato a internet. Anche in questo caso la cartella poi la visionerete nell'area download del vostro computer. Andando a cliccare sul nome del corso ritorneremo velocemente all'area Moodle del corso che ci interessa seguire. Moodle vi permette anche di interagire sia col docente che con i vostri compagni attraverso una serie di forum. Forum che possono essere bacheche avvisi, quindi l'area in cui il docente andrà a inserire diversi avvisi inerenti al corso che state seguendo. Gli studenti che sono in possesso di un account email ricevono anche gli avvisi via mail. Chi ha un account provvisorio è bene che monitori la bacheca degli avvisi. E qui può prendere visione dei diversi avvisi che il docente inserisce per il corso. Come vi dicevo, Moodle propone anche diversi tipi di forum, oltre alla bacheca degli avvisi. L'avviso appunto, cliccando sul nome dell'avviso si aprirà l'avviso che volete leggere. Tornando all'area di presentazione, come vi dicevo prima, è possibile vedere anche gli altri forum. Ad esempio questo forum è stato chiamato Presentiamoci ed è un vero e proprio forum, cioè anche io posso aggiungere un argomento di discussione andando a inserire l'oggetto della discussione che voglio lanciare ai miei compagni di classe e scrivendo il messaggio che voglio condividere. Le impostazioni mi permetteranno anche di ricevere via mail resoconto di questa mia partecipazione al forum. Come vedete, questi strumenti vi permetteranno quindi comunque di interagire, anche se in un modo diverso, col vostro docente o con i vostri compagni di classe. Tornando alla pagina di presentazione del corso, vediamo anche il terzo tipo di forum, dove appunto io potrò, questo l'abbiamo chiamato proponi un argomento, dove io potrò vedere gli argomenti lanciati dal docente e fino a quando non interagisco non riesco a vedere le risposte che hanno dato gli altri studenti. Una volta che avrò preso parte attivamente al forum potrò vedere anche le varie risposte e interazioni dei nostri compagni. Come vi dicevo, il docente può anche caricare dei link esterni, quindi il link da un articolo, in questo esempio che vi riportiamo, che vi rimanda all'area elettronica, alle risorse elettroniche delle nostre biblioteche. Può anche essere che il docente vi chieda di consegnare attraverso Moodle un elaborato, quindi andremo nella parte dedicata alla consegna degli elaborati. Il sistema ci mostrerà tutte quelle che sono le informazioni, ad esempio sulla scadenza che dobbiamo rispettare per l'elaborato e ci permetterà di inserire il file che dobbiamo condividere al docente. Entro il termine della scadenza è anche possibile modificare il file che abbiamo caricato. Ecco, qui vedete come abbiamo trascinato il file che dobbiamo condividere con il docente, salvare la modifica e rendere effettiva la nostra condivisione. Attraverso Moodle, se il docente attiverà questa possibilità, potremo anche partecipare a dei quiz o a dei test che il docente metterà. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'indirizzo email che vedete, i nostri colleghi sono a disposizione.